Guarda il tuo dito. Tocca il tavolo davanti a te. Sembra solido, continuo, ininterrotto. Ma se ti dicessi che la realtà ha una risoluzione massima, esattamente come lo schermo del dispositivo da cui mi stai guardando? Se ti dicessi che esiste un punto esatto, calcolabile matematicamente, in cui l'universo smette di essere un costrutto fisico e si frammenta in puri blocchi di dati disconnessi. Nei video precedenti della nostra indagine cosmica ho demolito le tue certezze sulla solidità della materia e sull'esistenza del tempo. Oggi andiamo ancora più a fondo. Oggi demoliamo lo spazio stesso in cui ti muovi. Stiamo per entrare nella scena del crimine più vasta e misteriosa di tutte. L'infrastruttura invisibile del nostro universo. Quello che ti mostrerò non è un'ipotesi fantascientifica, ma un'anomalia nascosta nelle equazioni fondamentali della natura, un limite invalicabile che fa crollare ogni nostra intuizione. C'è un confine oltre il quale le leggi della fisica smettono di funzionare e lasciano il posto a qualcosa di molto più simile a un codice di programmazione. Se l'universo non è una tela liscia, ma un mosaico fatto a scatti, dobbiamo porci una domanda terrificante. Chi o cosa sta renderizzando il prossimo frame? Per millenni, l'essere umano ha creduto in un dogma inscalfibile, la continuità. Abbiamo sempre pensato che lo spazio fosse come una linea geometrica infinita, divisibile in parti sempre più piccole, per sempre. Immagina di guardare una fotografia stampata su una rivista. Da lontano vedi sfumature perfette, volti, paesaggi continui. Ma se prendi una lente di ingrandimento potente, l'illusione svanisce e la foto si rivela per quello che è. Un mare di minuscoli puntini colorati separati da spazio vuoto. Fino al XX secolo, i fisici credevano che l'universo non fosse come quella foto. Credevano che potessi dividere una metà, poi ancora a metà, poi ancora all'infinito, trovando sempre nuovo spazio. Un abisso liscio e perfetto. Ma dal punto di vista fisico, questa continuità è una totale illusione. Quando abbiamo iniziato a sondare il tessuto del cosmo con la meccanica quantistica, ci siamo resi conto che l'universo rifiuta l'infinito. La natura ha un limite di tolleranza per il dettaglio. Avviciniamo la nostra telecamera microscopica e scendiamo oltre le cellule, oltre gli atomi, oltre i quark. Quello che troviamo non è il vuoto continuo, ma una griglia turbolenta e granulare. Lo spazio, signori, è fatto a pixel. Entriamo nel regno del fisico Max Planck. All'inizio del Novecento, combinando la costante di gravità, la velocità della luce e la costante quantistica, Planck scoprì un numero che fa tremare i polsi: 1,6 per 10 alla meno 35 metri. È una dimensione così piccola che se un atomo fosse grande quanto l'intero universo visibile, la lunghezza di Planck sarebbe grande quanto un albero normale. Ma attenzione, perché qui c'è il malinteso più grande di tutta la divulgazione scientifica. La lunghezza di Planck non è semplicemente la cosa più piccola che possiamo misurare con i nostri strumenti attuali. È il limite fisico della geometria stessa. Pensa a un righello di legno, senza le tacche dei millimetri stampate sopra. Puoi usarlo per misurare 1 metro, ma è fisicamente impossibile usarlo per misurare mezzo, perché lo strumento stesso non possiede quell'informazione. Allo stesso modo, l'universo non possiede le tacche per misurare distanze inferiori alla lunghezza di Planck. A quella scala spaziale, i concetti di sopra, sotto, destra o sinistra perdono totalmente di significato. Lo spazio smette di esistere come contenitore e diventa una schiuma caotica di probabilità. Non puoi muoverti di mezza lunghezza di Planck, semplicemente perché quella frazione di spazio non è stata programmata dalla natura. Se lo spazio è frammentato in pixel, l'indagine ci porta a un'inevitabile conseguenza sul tempo. Il tempo è intrinsecamente legato allo spazio. Quindi, se lo spazio procede a scatti, anche il tempo deve farlo.
Pensa alla pellicola di un vecchio proiettore cinematografico al cinema. Quando guardi il film, vedi un movimento fluido, un'auto che sfreccia, una persona che corre. Ma tu sai benissimo che quella fluidità è un'illusione generata dal tuo cervello. In realtà, stai guardando 24 fotografie statiche al secondo, separate da istanti di buio totale. L'universo funziona esattamente e letteralmente in questo modo. Esiste un'unità fondamentale chiamata tempo di Planck, 10 alla meno 43 secondi. È il tempo che impiega la luce per attraversare un singolo pixel di spazio di Planck. Questo è il frame rate della realtà. L'universo non fluisce in modo continuo. L'universo si aggiorna, si distrugge e si ricrea istante per istante, compiendo un salto quantico da uno stato all'altro. Tra un tempo di Planck e il successivo non c'è una transizione graduale. Il pendolo di un orologio non scivola nell'aria. Scompare da una posizione e riappare in quella successiva, come il cursore del tuo mouse quando lo muovi troppo velocemente sullo schermo. Viviamo in una realtà in stop motion ad altissima frequenza. A questo punto della nostra indagine, potresti chiederti: ma perché siamo così sicuri che non esista nulla di più piccolo? Magari ci serve solo un microscopio più potente, no? La fisica ci dice di no e il motivo è brutale. Per osservare oggetti sempre più piccoli abbiamo bisogno di onde di luce con una lunghezza d'onda sempre più corta. Ma nella fisica quantistica, accorciare la lunghezza d'onda significa aumentare vertiginosamente l'energia. È un po' come cercare di leggere le parole minuscole di un libro al buio, usando un lanciafiamme come fonte di luce. L'energia necessaria per illuminare il dettaglio finisce per distruggere il libro stesso. Se provassimo a costruire un acceleratore di particelle abbastanza potente da sondare uno spazio più piccolo della lunghezza di Planck, dovremmo concentrare così tanta energia in un punto così microscopico che la massa energia collasserebbe su se stessa. Creeremmo un buco nero microscopico. Questo è un fatto fisico verificabile, non un'ipotesi. La natura si autocensura. Nel momento esatto in cui cerchi di guardare oltre il pixel fondamentale, l'universo strappa il foglio e crea un buco nero per impedirti di leggere il codice sottostante. L'infrastruttura della realtà è protetta da un firewall gravitazionale invalicabile. Riassumiamo i fatti concreti che abbiamo raccolto su questa scena del crimine. Sappiamo per certo che lo spazio non è continuo, ma diviso in unità minime indivisibili. Sappiamo che il tempo non scorre, ma avanza a scatti discreti. E sappiamo che le leggi della fisica collassano se cerchiamo di indagare oltre questa risoluzione. Questi sono dati scientifici, dimostrati e misurabili. Ma filosoficamente, questo apre uno scenario vertiginoso. Pensa a un videogioco a mondo aperto. Per quanto vasto e realistico possa sembrare, se cammini abbastanza a lungo, troverai il confine della mappa. Se guardi da abbastanza vicino, troverai i poligoni e i pixel. Un limite di risoluzione e un frame rate fisso sono le firme inequivocabili di un sistema computazionale, di un computer che ha risorse limitate e non può permettersi di renderizzare l'infinito. Se l'universo possiede un pixel minimo e un orologio interno che batte il tempo, è lecito, anzi, è doveroso per un detective cosmico porsi la domanda finale. Se l'universo ha una risoluzione massima, su quale hardware sta girando? Se stiamo vivendo all'interno di un ologramma calcolato istante per istante, chi ha scritto il codice sorgente? Per scoprirlo, dobbiamo interrogare il testimone chiave della fisica moderna. E il suo nome è John Archibald Wheeler. John Archibald Wheeler non era un fisico qualunque. Era l'uomo che ha dato il nome ai buchi neri, uno dei più grandi fisici del XX secolo, che ha lavorato fianco a fianco con Einstein e Bohr. Quando lo interroghiamo sulla vera natura della realtà, la sua risposta scuote le fondamenta stesse della nostra indagine. Wheeler
ci dice che abbiamo sempre guardato nella direzione sbagliata. Immagina un investigatore che cerca di capire un crimine studiando in modo ossessivo le pennellate di un quadro, senza rendersi mai conto che il vero mistero è la tela stessa su cui l'opera è dipinta. Per decenni, la fisica ha inseguito la materia, cercando di afferrare atomi, protoni e quark. Credevamo che l'universo fosse fatto di cose tangibili e solide. Ma Wheeler, nella fase finale della sua vita accademica, formula una teoria rivoluzionaria riassunta in 3 semplici parole inglesi. It from bit. Tutto ciò che esiste deriva dal bit. Non è un'affermazione poetica o una metafora, ma una deduzione scientifica spietata. L'universo, dal punto di vista fondamentale, non è descritto dall'informazione, ma è fatto letteralmente di informazione. Ma cosa significa esattamente che la sedia su cui sei seduto in questo momento è in realtà solo un ammasso di dati invisibili? Per comprendere la gravità di questa rivelazione, dobbiamo smontare completamente l'illusione della materia solida. Pensa a una fotografia digitale ad altissima risoluzione, visualizzata sullo schermo del tuo telefono. Se la guardi da una distanza normale, vedi un volto umano perfetto, con sfumature continue, ombre morbide e contorni netti. Sembra una superficie reale, ma se prendi una lente di ingrandimento potente e ti avvicini allo schermo, il volto scompare di colpo. Al suo posto trovi solo una griglia geometrica di minuscoli LED rossi, verdi e blu. Ogni LED non sa nulla del volto, può solo essere acceso o spento, 1 o 0. La realtà dell'immagine è un'illusione emergente, creata da milioni di semplici risposte binarie. Questo è esattamente ciò che Wheeler intende per it from bit. Quando i fisici isolano una singola particella, come un elettrone, e ne misurano le proprietà, non stiamo toccando una minuscola sfera di materia dura. Stiamo estraendo dati dal sistema. Ha una carica positiva o negativa? Gira in senso orario o antiorario? La fisica quantistica ci dimostra, con esperimenti ripetibili ogni giorno in laboratorio, che ogni proprietà fisica si riduce a una serie di risposte del tipo sì o no. La materia, nuda e cruda, non esiste alla base della realtà. Esistono solo flussi di zeri e uni cosmici che il nostro cervello decodifica come un mondo tridimensionale. Se l'hardware della realtà è fatto di bit, come vengono processati questi dati? In un universo computazionale, l'informazione non fluttua a caso nel vuoto. Viene estratta attraverso un meccanismo di interrogazione preciso. È un po' come quando da bambini si gioca a indovina chi. All'inizio della partita, non hai idea di quale sia il volto misterioso sulla carta del tuo avversario. Il volto esiste in uno stato di totale incertezza, una nebbia di probabilità sovrapposte. Per scoprire la verità, non puoi semplicemente guardare la carta di nascosto. Devi fare una serie di domande a risposta chiusa. Hai gli occhiali? Sì o no? Hai i capelli biondi? Sì o no? Ogni singola risposta dimezza le possibilità matematiche, finché la nebbia non collassa in un'unica, inequivocabile realtà. Nel mondo quantistico accade la stessa, identica cosa, ma in modo del tutto letterale. Prima che noi lo misuriamo, un fotone non ha una posizione definita nell'universo. È un'onda di probabilità sparsa nello spazio. Solo quando il nostro strumento di misura pone una domanda fisica, il fotone è costretto a rispondere. E in quel preciso istante la sua posizione diventa reale. Questo è un fatto misurabile e inconfutabile. Lo stato quantistico si converte in bit di informazione classica solo al momento della misurazione. La particella non possiede le sue proprietà finché non viene interrogata. Ma questo solleva un dubbio inquietante sul ruolo che noi stessi giochiamo in questa gigantesca sala interrogatori cosmica. Se la realtà prende forma in modo definito solo quando le facciamo una domanda, allora noi non siamo semplici spettatori passivi che guardano l'universo da dietro un vetro di sicurezza. Siamo coautori del codice sorgente. Wheeler chiamava questo concetto l'universo partecipativo.
Per capirlo a fondo, immagina il motore grafico di un videogioco a mondo aperto di ultima generazione. Wheeler ipotizzava che l'informazione fosse il fondamento dell'esistenza, it from bit, ma non ha mai teorizzato che l'universo segua una logica di ottimizzazione informatica o di risparmio di memoria. Se il tuo personaggio si trova in una stanza chiusa, le strade all'esterno, i passanti e le automobili semplicemente non esistono nei circuiti. Vengono renderizzati, creati dal nulla poligono dopo poligono, solo nel momento esatto in cui premi il tasto per aprire la porta e guardare fuori. Dal punto di vista fisico, il collasso della funzione d'onda dimostra che l'osservatore è essenziale per cristallizzare la realtà tangibile. L'atto di guardare costringe il sistema a calcolare il proprio stato. Wheeler disegnò un celebre diagramma per illustrare questo paradosso. Una grande lettera U che sta per universo, con un occhio su un'estremità che si volta a guardare l'altra estremità. L'universo ha generato la coscienza affinché la coscienza potesse guardare l'universo, costringendolo ad esistere. Ma fino a che punto nel passato si estende questo incredibile potere di rendering? L'indagine prende una piega ancor più oscura quando scopriamo che il rendering della realtà non si limita al presente. Può letteralmente riscrivere la storia. L'esperimento della scelta ritardata fu teorizzato da Wheeler nel 1978, mentre il concetto di gomma quantistica fu proposto da Marlan Scully e Kai Drull nel 1982 e realizzato fisicamente nei laboratori nei primi anni 2000. Questo esperimento dimostra qualcosa di apparentemente impossibile per la logica umana. Immagina di scrivere una lettera a penna, di chiuderla in una busta e di spedirla. Per il senso comune, l'inchiostro su quel foglio è già secco e definitivo. Ma se la posta funzionasse con le leggi quantistiche, le parole sul foglio si formerebbero fisicamente solo nel momento in cui il destinatario decide se usare o meno i suoi occhiali da lettura. La sua scelta nel presente determinerebbe l'esistenza dell'inchiostro nel passato. Nell'esperimento reale, i fisici sparano particelle di luce verso due percorsi possibili. La logica imporrebbe che la luce scelga un percorso o l'altro nel momento in cui parte. Invece, i dati confermano in modo schiacciante che se noi decidiamo di misurare il percorso alla fine del tragitto, la luce si comporta come se avesse viaggiato come una particella solida fin dal primo istante. Se decidiamo di non misurarlo, si comporta retroattivamente come un'onda immateriale. La nostra scelta nel presente definisce la natura fisica della luce nel passato. Il tempo stesso si piega e si adatta alle rigide regole dell'informazione. Chiudiamo il fascicolo di questo complesso interrogatorio e separiamo con estrema attenzione i fatti dalle speculazioni filosofiche. I fatti sono scolpiti nei database dei laboratori di tutto il mondo. La materia fondamentale non ha proprietà definite prima di un'interazione. L'energia è quantizzata in pacchetti discreti e la misurazione determina le proprietà di un sistema che si trovava in uno stato di sovrapposizione. L'idea che questi pacchetti siano simili a bit informatici è l'ipotesi it from bit di Wheeler, una proposta teorica affascinante, non ancora un fatto dimostrato. Allo stesso modo, la scelta ritardata non altera un passato già definito, ma cristallizza uno stato che era ancora indefinito. Filosoficamente, però, questi indizi puntano verso una conclusione che fa tremare i polsi a qualsiasi investigatore. Se l'intero cosmo è un costrutto di informazione, una rete di risposte binarie generate al momento del bisogno per risparmiare risorse di calcolo, allora la realtà fisica che tocchiamo ogni giorno è solo l'interfaccia utente di un sistema infinitamente più vasto. L'universo non è fatto di atomi inerti, è fatto di domande e risposte continue. Ma se tutto ciò che vediamo, misuriamo e viviamo è solo la risposta elaborata da un gigantesco terminale invisibile, il nostro istinto
ci obbliga a porre l'ultimo, definitivo interrogativo. Se la realtà è fatta di risposte, chi sta facendo le domande? Rispondere a questo interrogativo ci costringe a esaminare come la natura gestisce le sue risorse più profonde. Dobbiamo capire i meccanismi intimi del motore fisico che fa girare il cosmo. Immagina di giocare a un videogioco a mondo aperto, esplorando un vasto paesaggio digitale. Quando il tuo personaggio guarda dritto davanti a sé, la foresta è ricca di dettagli. La luce filtra tra i rami e le foglie si muovono al vento. Ma se potessimo girare la telecamera all'improvviso, ingannando il sistema, scopriremmo che il mondo alle nostre spalle letteralmente non esiste. È solo un vuoto, una nebbia di probabilità matematiche. Il computer calcola e disegna o renderizza solo ciò che stai guardando in quel preciso istante per risparmiare preziosa memoria di calcolo. Nel nostro universo fisico scopriamo con sgomento che accade esattamente la stessa dinamica. Noi, in fisica, la chiamiamo sovrapposizione quantistica. Prima che un rivelatore o un occhio umano si posi su una particella, essa non possiede una posizione fissa nello spazio. Esiste in uno stato sfocato, un'onda di probabilità spalmata ovunque e da nessuna parte. Solo nel momento esatto in cui noi decidiamo di guardarla, l'universo è costretto a calcolare la sua posizione e a farla apparire in un punto preciso. Come investigatori, questo dettaglio ci fa gelare il sangue. Significa che il cosmo non è un palcoscenico solido e già costruito su cui noi camminiamo ignari, ma un ambiente dinamico che si materializza passo dopo passo, sotto i nostri piedi, in risposta diretta al nostro sguardo. Se l'atto di guardare costringe la materia a renderizzarsi, cosa succede se ci rifiutiamo di distogliere lo sguardo? Se non smettiamo mai di fissare il sistema? La risposta risiede in uno dei fenomeni più inquietanti e documentati della fisica sperimentale: l'effetto Zenone quantistico. C'è un vecchio proverbio che recita che una pentola d'acqua guardata continuamente non bolle mai. Nel nostro mondo macroscopico è solo una sensazione psicologica, ma nel mondo microscopico questa non è una metafora, è una legge fisica misurabile. Pensa a un ladro che cerca di scassinare una cassaforte al buio. Se tu accendi una torcia ogni singolo millisecondo per controllarlo, lui si bloccherà ogni volta per non farsi scoprire e non riuscirà mai a finire il lavoro. I fisici hanno dimostrato che se si osserva continuamente un sistema quantistico instabile, come un atomo di berillio o di sodio in una trappola magnetica, la sua evoluzione viene bloccata. L'osservazione martellante congela letteralmente l'evoluzione del sistema. L'atomo resta bloccato nel suo stato iniziale, perché l'universo è costretto a ricalcolare continuamente la stessa risposta, bloccando il tempo interno della particella. Dal punto di vista fisico, questo è un dato di fatto confermato in innumerevoli laboratori fin dagli anni '80. Stiamo usando la nostra interfaccia di misurazione per mettere in pausa il codice sorgente della materia. E se possiamo fermare l'orologio quantistico semplicemente guardandolo, il prossimo indizio ci dimostrerà che abbiamo il potere di fare qualcosa di ancora più estremo. Arriviamo così alla prova regina del nostro fascicolo: l'esperimento della gomma quantistica a scelta ritardata. Qui le regole della logica si piegano fino a spezzarsi. Immagina di spedire una lettera a un amico. Tu scrivi il testo, la imbuchi e il postino viaggia per 3 giorni. Quando l'amico la riceve, decide se aprirla o distruggerla. Nel nostro mondo normale, la lettera aveva un testo scritto fin dal primo giorno, a prescindere da cosa farà l'amico al suo arrivo. Nel mondo quantistico, la cronologia collassa. L'esperimento dimostra che se noi cancelliamo l'informazione sul percorso di una particella di luce dopo che essa ha già viaggiato, la particella si comporterà come se non avesse mai scelto un percorso in primo luogo. La misurazione che noi facciamo oggi cambia fisicamente la traiettoria che la luce ha preso ieri. È come se l'amico
decidendo di bruciare la lettera oggi, facesse in modo che tu, 3 giorni fa, avessi spedito un foglio completamente bianco. Fisicamente parlando, l'universo non memorizza gli stati passati a meno che non sia strettamente necessario per le misurazioni presenti. Il passato non è un archivio solido e immutabile scolpito nella pietra. È un file temporaneo, un buffer di memoria che viene costantemente aggiornato per avere senso coerente con le domande che poniamo nel presente. Il tempo lineare, quella freccia inesorabile in cui tutti crediamo, si sgretola sotto il peso dell'osservazione. Tutti questi indizi ci portano verso una visione radicalmente nuova del nostro ruolo nell'architettura cosmica. Non siamo passeggeri seduti sul sedile posteriore di un veicolo guidato da leggi cieche e meccaniche. Questo ci introduce al concetto di universo partecipativo. Pensa a uno spettacolo teatrale di improvvisazione. Non c'è un copione nascosto nel cassetto del regista. Gli attori sul palco costruiscono la storia sul momento, basandosi unicamente sulle parole e sulle reazioni suggerite dal pubblico in sala. Senza il pubblico che lancia input, la storia semplicemente non va avanti. In questa visione, ogni volta che un astronomo punta un telescopio verso un quasar lontano miliardi di anni luce, l'atto stesso di catturare quel fotone antico contribuisce a definire le proprietà di quella stella nel suo passato remoto. Noi siamo i coautori della realtà. Attenzione però, qui dobbiamo tracciare una linea investigativa netta tra scienza e speculazione. Il fatto che la misurazione provochi il collasso della funzione d'onda è fisica solida, dimostrata dai dati. Affermare invece che l'universo non esisterebbe affatto senza una mente umana che lo osserva è un'interpretazione filosofica. Non abbiamo prove che serva una coscienza umana. Sappiamo solo che serve un'interazione, uno scambio di informazioni per costringere il sistema a definirsi. Ma i fisici sanno per certo che le proprietà di una particella non sono innate. Noi impostiamo l'esperimento e l'universo fornisce una risposta su misura. Rimettiamo in fila i fatti accertati sulla nostra bacheca investigativa, separando definitivamente la fantascienza dalla realtà misurabile. Primo, la materia, allo stato fondamentale, non ha proprietà fisiche fisse finché non interagisce con un sistema di misurazione. Secondo, l'osservazione prolungata può congelare l'evoluzione dei processi fisici. Terzo, le scelte che facciamo nel presente possono alterare retroattivamente lo stato delle particelle nel passato. Queste non sono teorie stravaganti da salotto, sono risultati sperimentali, pubblicati e riprodotti migliaia di volte. L'universo si comporta, a tutti gli effetti pratici e misurabili, come un enorme sistema di elaborazione dati che ottimizza le sue risorse in tempo reale. Renderizza la struttura della realtà in alta definizione solo quando un testimone oculare la interroga. È come trovare un computer potentissimo e alieno sepolto sotto la sabbia del deserto. Sappiamo con certezza che funziona, vediamo che reagisce ai nostri comandi e misuriamo la sua sbalorditiva potenza di calcolo. Ma questo solleva un dubbio investigativo gigantesco. Se la realtà fisica che tocchiamo è solo l'interfaccia grafica di questo sistema, se gli atomi e le galassie sono solo i pixel sullo schermo, allora ci manca l'elemento fondamentale. Per capire un software devi leggere il suo codice. Se l'universo è un immenso elaboratore che sforna risposte fisiche in base alle nostre domande, in quale linguaggio di programmazione è stato scritto? Per scoprirlo, dovremo abbandonare il mondo tangibile ed entrare nel regno della pura, spietata matematica. Per trovare il linguaggio di programmazione della realtà, dobbiamo allontanarci dai telescopi e dai microscopi. Dobbiamo entrare nell'unico regno in cui le regole sono assolute e inflessibili. Sto parlando della matematica. Ma qui sorge subito un problema investigativo enorme, un mistero che ha perseguitato i più grandi pensatori del XX secolo. Immagina un sarto bendato.
Questo sarto non ti ha mai visto, non ha mai misurato il tuo corpo, ma seduto in una stanza buia, taglia e cuce un abito basandosi solo su una sequenza di numeri astratti. Quando finalmente indossi quel vestito, ti calza alla perfezione, Sembra magia, ma è esattamente ciò che accade nella fisica teorica. Nel 1960, il premio Nobel Eugene Wigner pubblicò un saggio fondamentale intitolato L'irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali. Wigner fece notare un fatto misurabile e sconcertante. Concetti matematici puramente astratti, inventati dai matematici per puro divertimento intellettuale, si rivelano decenni o secoli dopo essere la descrizione esatta del mondo fisico. Quando i matematici dell'Ottocento inventarono la geometria non euclidea, esplorando spazi curvi impossibili, lo fecero come puro esercizio mentale. Non c'era alcuna applicazione pratica. Eppure, 60 anni dopo, Albert Einstein scoprì che l'universo fisico utilizza esattamente quella specifica geometria per far funzionare la gravità. È un dato di fatto. La natura sembra conoscere la nostra matematica prima ancora che noi la applichiamo. Ma perché l'universo fisico dovrebbe obbedire a regole scritte su una lavagna da un primate intelligente sulla Terra? Per decenni ci siamo detti che la matematica è solo un'invenzione umana, uno strumento. Pensa a una mappa della tua città. La mappa ti descrive dove sono le strade, ma la mappa non è la città. Non puoi guidare la tua auto su un foglio di carta. Noi abbiamo sempre creduto che la matematica fosse solo la mappa di carta e che l'universo fisico fosse il territorio reale. Ma dal punto di vista fisico, i conti non tornano. Ti mostro un caso storico inequivocabile. Negli anni '20, il fisico Paul Dirac stava lavorando a un'equazione per descrivere il comportamento dell'elettrone. Risolvendo l'equazione, si accorse che la matematica offriva due soluzioni, una positiva e una negativa. Era come se la formula gli stesse dicendo che esisteva un elettrone con carica opposta. All'epoca, nessuno aveva mai visto una cosa del genere. Poteva semplicemente scartare quel risultato come un'anomalia matematica, un errore della mappa. Invece, si fidò del codice. Anni dopo, gli scienziati scoprirono nei laboratori l'antimateria. Il positrone esisteva davvero. L'equazione non aveva solo descritto la realtà, l'aveva anticipata. Questo è un fatto storico e scientifico innegabile. La matematica non si limita a mappare il territorio a posteriori. La matematica genera il territorio. E questo ci porta a un bivio investigativo cruciale. Se la mappa prevede il territorio con una precisione spaventosa e irragionevole, forse abbiamo sbagliato a identificare i ruoli. Forse la matematica non è il linguaggio con cui descriviamo la realtà. Forse è la sostanza stessa di cui la realtà è fatta. Se l'universo è un sistema matematico, dove si nasconde il suo pannello di controllo? I fisici lo chiamano modello standard e contiene il segreto più inquietante della scienza moderna. Immagina il menu delle impostazioni di un videogioco. Prima di iniziare a giocare, puoi regolare il volume dell'audio, la luminosità dello schermo, la difficoltà dei nemici. Il nostro universo ha un menu identico. Ci sono circa 26 costanti fondamentali che governano tutto. La velocità della luce, la costante di gravitazione universale, la massa dell'elettrone. Questi numeri sono parametri fissi. Non c'è alcuna ragione teorica per cui la costante di struttura fine debba valere esattamente 0,00729. È un numero puro, privo di unità di misura. Eppure c'è. È stato inserito nel sistema. E la cosa spaventosa, un dato di fatto misurabile, è che se tu potessi hackerare questo sistema e modificare anche solo del 2% uno di questi valori, l'intero universo crollerebbe. Modifica la gravità di una frazione infinitesimale e le stelle non si accenderanno mai. Modifica la forza nucleare forte e gli atomi di carbonio si disintegreranno. Stiamo guardando in faccia le variabili di un codice sorgente finemente calibrato.
I numeri non descrivono l'universo, lo tengono letteralmente in piedi. A questo punto dell'indagine, i fatti fisici si scontrano con la cosmologia teorica. E qui entra in scena il fisico del MIT Max Tegmark, con la sua ipotesi dell'universo matematico. Tegmark fa un passo oltre la fisica sperimentale ed entra nel territorio dell'interpretazione filosofica, ma lo fa basandosi su dati inoppugnabili. La sua deduzione è radicale. Pensa a una fotografia digitale ad altissima risoluzione. Se la guardi da lontano, vedi un paesaggio, una montagna, un fiume. Ma se fai uno zoom estremo, il paesaggio scompare. Cosa rimane? Solo pixel. E cosa sono i pixel? Solo stringhe di numeri, valori rosso, verde e blu. L'immagine non è descritta dai numeri, l'immagine è i numeri. Tegmark applica questa logica alla realtà fisica. Se togliamo il bagaglio umano, se eliminiamo concetti artificiali come mela, pianeta o nuvola, cosa resta sul fondo? Restano solo particelle, campi di forza e relazioni geometriche. Restano strutture puramente matematiche. Tegmark afferma filosoficamente che il nostro universo non ha alcune proprietà matematiche. Il nostro universo è una struttura matematica. Noi esseri umani non stiamo camminando dentro uno spazio fisico che casualmente segue regole logiche. Noi siamo sottostrutture coscienti all'interno di un'equazione gigantesca. Questa è un'interpretazione, certo, non è un dato di laboratorio, ma è l'unica interpretazione che risolve l'enigma del sarto bendato. La matematica funziona così bene nel prevedere il mondo fisico perché il mondo fisico non è altro che matematica in esecuzione. Questa prospettiva cambia tutto. Immagina un frattale generato al computer. Non hai bisogno di costruire il frattale mattone dopo mattone. Ti basta scrivere una breve equazione, premere invio e lasciare che il computer calcoli il risultato. La complessità infinita del frattale sboccia da sola, come conseguenza inevitabile della matematica di base. Se l'ipotesi dell'universo matematico è corretta, noi stiamo vivendo all'interno di un frattale cosmico. Ogni sensazione che provi, il calore del sole sulla pelle, la durezza di una scrivania, la gravità che ti tiene ancorato al suolo, sono solo l'esperienza soggettiva di un codice sorgente che elabora i suoi dati in tempo reale. Le costanti fondamentali sono le variabili iniziali. Il Big Bang è stato il momento in cui qualcuno o qualcosa ha premuto invio. E le leggi della fisica quantistica che abbiamo analizzato finora sono semplicemente i limiti di rendering del motore grafico. Restano domande aperte, enormi e spaventose. Ma ecco cosa sappiamo con certezza. La materia solida non esiste. Le costanti universali sono sintonizzate e la matematica anticipa la realtà. Abbiamo trovato il codice sorgente. Ma questa scoperta genera un cortocircuito logico finale, il più grande di tutta la nostra indagine. Se il nostro universo è solo una specifica struttura matematica che ha preso vita, una singola equazione in esecuzione, cosa impedisce alle altre infinite equazioni matematiche di esistere? Se la matematica è la realtà, dove sono finiti tutti gli altri calcoli? Se l'universo è un'equazione in esecuzione, dove sono finiti tutti gli altri calcoli? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo espandere la nostra indagine oltre i confini del visibile. Il cosmologo Max Tegmark ha classificato le possibili estensioni della nostra realtà in 4 livelli distinti, come se stessimo scendendo nei sotterranei di un'infinita sala server cosmica. Iniziamo dal livello 1. Sappiamo per certo che il nostro universo osservabile, tutto ciò che possiamo vedere con i nostri telescopi, ha un limite fisico. La luce ha avuto solo 13,8 miliardi di anni per raggiungerci. Ma lo spazio in sé, secondo i dati cosmologici più recenti, appare piatto e presumibilmente infinito. Qui entra in gioco una spietata legge statistica. Immagina di avere un mazzo di 52 carte da gioco. Le combinazioni possibili sono enormi ma limitate. Se continui a mescolare e distribuire carte all'infinito, prima o poi otterrai esattamente
la stessa mano. L'universo funziona allo stesso modo. Esiste un numero finito di modi in cui le particelle subatomiche possono disporsi all'interno di un volume cosmico. Se lo spazio è infinito, la matematica ci impone che ogni singola configurazione debba ripetersi. Questo significa che a una distanza inimmaginabile da qui, calcolata in 10 elevato alla 10 elevato alla 118 metri, esiste una copia esatta di te che sta guardando questo esatto video. Non è un'ipotesi mistica, ma una diretta conseguenza della probabilità applicata a uno spazio senza confini. Ma il livello 1 è solo la superficie. Scendiamo più in profondità, al livello 2. Qui incontriamo la teoria dell'inflazione caotica. Subito dopo il Big Bang, lo spazio si è espanso a una velocità spaventosa. Ma secondo molti fisici, questa espansione non si è mai fermata del tutto. Continua per sempre in un vuoto primordiale, fermandosi solo in alcune zone isolate. Pensa a una pentola d'acqua che bolle violentemente. L'acqua turbolenta è lo spazio in espansione eterna, mentre le bolle di vapore che si formano al suo interno sono i singoli universi. Noi viviamo dentro una di queste bolle. Il punto cruciale del livello 2 è che ogni bolla possiede costanti fisiche diverse. Le leggi fondamentali della fisica rimangono le stesse, ma i parametri di configurazione cambiano. È come sintonizzare una vecchia radio. Il meccanismo che riceve le onde elettromagnetiche è identico, ma girando la manopola ascolti stazioni completamente diverse, con musica diversa. In una bolla vicina alla nostra, la gravità potrebbe essere leggermente più forte, schiacciando le stelle prima che possano formare pianeti. In un'altra, l'elettromagnetismo potrebbe essere così debole che gli atomi non riescono a tenersi insieme, creando un universo di sola nebbia fredda e informe. I server del livello 2 stanno testando ogni possibile variante dei parametri iniziali, scartando i codici che generano universi sterili e permettendo la vita solo in bolle altamente specifiche, proprio come la nostra. Se i primi 2 livelli ti sembrano lontani, il livello 3 si trova esattamente dove sei seduto in questo momento. È l'interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica, formulata da Hugh Everett III. Nei capitoli precedenti della nostra serie abbiamo indagato come le particelle esistano in stati indefiniti finché non accade qualcosa. Everett propose una soluzione radicale. L'universo non sceglie mai una sola opzione. Le sceglie tutte. Immagina di leggere un libro a bivi, uno di quei romanzi dove alla fine della pagina devi decidere se aprire la porta o scappare dalla finestra. Nella tua esperienza soggettiva, scegli una strada e ignori l'altra. Nel multiverso di livello 3, il libro si sdoppia fisicamente. Una versione di te apre la porta, un'altra salta dalla finestra e da quel momento le 2 narrazioni procedono in parallelo, per sempre separate. Ogni volta che una particella subatomica nel tuo cervello o nel Sole affronta un bivio probabilistico, la realtà intera si biforca. Non stiamo parlando di universi lontani nello spazio cosmico, ma di realtà sovrapposte nello stesso identico luogo, separate solo dall'incapacità matematica di comunicare tra loro. È uno sterminato albero di diramazioni informatiche, dove ogni singola stringa di codice possibile viene eseguita simultaneamente su un numero infinito di thread paralleli. E ora arriviamo al nucleo del sistema, il livello 4, l'ipotesi più estrema di Tegmark. Fino ad ora, tutti gli universi che abbiamo descritto condividevano la stessa base matematica fondamentale. Ma al livello 4, ogni possibile struttura matematica esiste fisicamente da qualche parte. Pensa ai sistemi operativi dei computer. I primi 3 livelli sono come programmi diversi che girano tutti su Windows. Possono avere grafiche diverse e regole interne diverse, ma il codice di base del sistema operativo è lo stesso. Al livello 4 stiamo introducendo Mac, Linux e sistemi operativi scritti da intelligenze aliene basati su logiche che il nostro cervello non può nemmeno concepire.
In questo livello esistono universi che non hanno il concetto di tempo. Universi composti da 17 dimensioni spaziali. Universi basati su geometrie impossibili dove 2 più 2 non fa 4. Se una struttura matematica è priva di contraddizioni interne, allora, secondo questa teoria, deve esistere fisicamente. L'esistenza stessa non è altro che l'incarnazione di una formula. Noi ci troviamo all'interno di una specifica equazione, un particolare costrutto matematico tra infiniti altri. Questo è l'archivio assoluto, il database finale di tutto ciò che può logicamente essere calcolato. Non c'è un creatore che seleziona quale universo debba esistere e quale no. La matematica non ha bisogno di permesso per essere vera. E in questo paradigma, la verità matematica e l'esistenza fisica sono esattamente la stessa identica cosa. A questo punto dell'indagine è vitale tracciare una linea netta. Come detective della realtà, dobbiamo separare i fatti misurabili dalle interpretazioni filosofiche. Cosa sappiamo con certezza in laboratorio e cosa invece è pura speculazione teorica. Dal punto di vista fisico, la radiazione cosmica di fondo e l'espansione dell'universo sono fatti concreti, misurati dai nostri satelliti con precisione millimetrica. Allo stesso modo, il comportamento bizzarro delle particelle subatomiche è un dato di fatto riproducibile ogni giorno nei nostri acceleratori. Questa è la scienza consolidata. Tuttavia, affermare che tutti questi universi paralleli esistano fisicamente là fuori, in questo momento, è un'interpretazione filosofica della matematica. È un'estrapolazione. Le equazioni di Tegmark e le diramazioni di Everett sono modelli matematici perfetti sulla lavagna, ma attualmente non abbiamo alcuno strumento per guardare oltre il nostro orizzonte cosmico o per sbirciare in una linea temporale alternativa. Non possiamo infilare un termometro nel livello 2, né inviare un segnale radio al livello 4. I nostri sensi e i nostri strumenti di misurazione sono estremamente affidabili, ma sono confinati all'interno del nostro sistema locale. Le teorie del multiverso sono tentativi brillanti di risolvere buchi logici nelle nostre equazioni, ma dobbiamo ricordarci che la mappa non è il territorio. Le domande sollevate sono uno stimolo intellettuale potentissimo, ma non invalidano la solidità del mondo che tocchiamo e misuriamo ogni giorno. Eppure, anche mantenendo i piedi saldamente ancorati alla scienza empirica, questa esplorazione matematica ci porta a un problema statistico inevitabile, un vicolo cieco investigativo che ci costringerà a cambiare completamente prospettiva. Se l'universo è fondamentalmente computazionale e se esistono innumerevoli variazioni di queste computazioni, dobbiamo farci una domanda scomoda. Immagina di entrare in un enorme grattacielo aziendale. Al piano terra c'è la realtà di base, il server principale, ma su tutti gli altri 1000 piani superiori girano miliardi di macchine virtuali, simulazioni di universi create da civiltà estremamente avanzate. Dal punto di vista matematico, la probabilità di trovarsi esattamente al piano terra nella realtà originale è statisticamente vicina allo zero. Se la struttura matematica del nostro universo permette la creazione di computer e se questi computer possono simulare la realtà, allora in questo infinito oceano di dati, i mondi simulati superano di gran lunga i mondi fisici reali. Siamo l'ago nel pagliaio cosmico. E questo ci porta all'indiziato finale della nostra indagine. Se la matematica è il linguaggio di programmazione e le leggi della fisica sono i limiti del motore di rendering, chi sta facendo girare la simulazione? E soprattutto, esiste una prova matematica che dimostri se siamo reali o se siamo solo un programma in esecuzione? È il momento di analizzare il movente, affrontando il celebre trilemma di Nick Bostrom. Nel 2003, il filosofo dell'Università di Oxford Nick Bostrom ha pubblicato un saggio che ha scosso le fondamenta non solo della filosofia, ma della statistica applicata alla cosmologia.
Fino a questo punto della nostra indagine abbiamo cercato prove fisiche e matematiche, ma ora dobbiamo usare l'arma della logica pura. Bostrom non ha cercato di dimostrare che viviamo in una simulazione, ha fatto qualcosa di molto più astuto. Ha formulato un trilemma ineludibile. Ci ha messo di fronte a 3 scenari logici, dimostrando matematicamente che almeno uno di essi deve essere assolutamente vero. Per capire la potenza di questo ragionamento, pensa al tuo smartphone. Oggi tieni in tasca una potenza di calcolo milioni di volte superiore ai computer che hanno portato l'uomo sulla Luna. È come se fossimo passati dal contare con i sassolini a orchestrare sinfonie digitali in una sola generazione umana. Se estrapoliamo questa crescita tecnologica non di 50 anni, ma di 1000 o di 1.000.000 di anni nel futuro, arriviamo a un punto critico. Una civiltà che noi definiremmo post-umana avrebbe a disposizione computer grandi quanto pianeti, capaci di processare dati a velocità inimmaginabili. Davanti a questa prospettiva, Bostrom ci pone di fronte a 3 gigantesche porte concettuali sul destino di ogni singola civiltà intelligente nell'universo. Entriamo nella prima. La prima porta del trilemma di Bostrom nasconde una verità brutale e oscura. La probabilità che la frazione di civiltà umane in grado di raggiungere un'era post-umana sia vicina allo 0. In termini semplici, ci estinguiamo prima di poter costruire i supercomputer necessari per simulare la realtà. Dal punto di vista storico e sociologico, questa non è pura fantasia, ma una minaccia reale e quantificabile. Immagina di dare un fiammifero acceso a un bambino seduto in una polveriera. Questa è la nostra situazione attuale. La tecnologia per creare mondi porta inevitabilmente con sé la tecnologia per distruggerli. Guerre nucleari, collasso climatico, pandemie ingegnerizzate o intelligenze artificiali fuori controllo agiscono come un grande filtro universale. Ogni volta che una civiltà biologica si avvicina al traguardo tecnologico, preme per sbaglio il pulsante dell'autodistruzione. Se questa prima opzione è quella corretta, significa che l'universo è un immenso cimitero di civiltà fallite e noi siamo solo i prossimi della lista. Non ci sono simulazioni perché nessuno sopravvive abbastanza a lungo per programmarle. Ma se rifiutiamo questo destino fatale e supponiamo che almeno una piccola percentuale di civiltà riesca a superare l'adolescenza tecnologica senza annientarsi, allora dobbiamo chiudere questa porta e aprire la seconda. Apriamo la seconda porta. Qui le civiltà sopravvivono, raggiungono lo stadio post-umano, possiedono computer grandi come stelle e hanno l'energia di intere galassie a loro disposizione. Potrebbero simulare miliardi di cosmi, ma decidono di non farlo. La probabilità che una civiltà avanzata sia interessata a simulare i propri antenati è vicina allo 0. Perché? Prova a pensarci. Immagina di essere un ingegnere aerospaziale che progetta razzi interplanetari. Passeresti le tue giornate chiuso in camera a giocare con i cubetti di legno colorati dell'asilo? Probabilmente no. I nostri ipotetici discendenti potrebbero trovare la nostra epoca primitiva, noiosa o eticamente ripugnante. Creare universi simulati contenenti esseri coscienti che soffrono, si ammalano e muoiono potrebbe essere considerato un crimine morale imperdonabile nella loro società avanzata. Oppure, semplicemente, le loro menti espanse e le loro priorità scientifiche si concentrano su enigmi cosmici di cui noi non riusciamo nemmeno a concepire l'esistenza. In questo scenario, i server rimangono spenti. La tecnologia c'è, ma manca il movente. I creatori guardano altrove. Se questa porta è la verità, allora siamo al sicuro nella nostra solida, biologica realtà di base. Ma l'indagine non finisce qui. Cosa succede se scartiamo anche l'apatia? Arriviamo all'ultima porta, la più sconvolgente. Se le civiltà non si estinguono inevitabilmente e se non perdono interesse nel loro passato, allora resta una sola conclusione logica.
la probabilità che noi stiamo vivendo in una simulazione è vicina all'1. È una certezza quasi assoluta. Per capire il perché, dobbiamo guardare i numeri. Se una civiltà avanzata decide di creare simulazioni storiche, le cosiddette Ancestor Simulations, non ne creerà soltanto una. Sfruttando la potenza di calcolo planetaria, ne creerà miliardi. È come paragonare una singola scacchiera di legno fisico ai milioni di partite di scacchi che si giocano simultaneamente sui server online in ogni secondo della giornata. Per ogni universo biologico reale esisterebbero miliardi di universi simulati, ognuno abitato da trilioni di intelligenze artificiali che credono fermamente di essere umane, proprio come te e me. La realtà di base diventa solo un piccolo server nascosto sotto una montagna di innumerevoli macchine virtuali. In questo scenario, la fabbrica degli universi lavora a pieno regime, generando cosmi interi con la stessa facilità con cui noi oggi generiamo un'immagine al computer. La domanda, a questo punto, non è più se la tecnologia esista, ma dove ci collochiamo noi in questa immensa cascata di dati. Ora, mettiamo insieme i pezzi e affrontiamo la matematica spietata del trilemma. Se ti bendano e ti fanno pescare una pallina da un'urna immensa che contiene 1 miliardo di palline rosse e una sola, singola, pallina blu, su quale colore scommetteresti la tua vita? Ovviamente sul rosso. La statistica non lascia scampo. Se l'universo permette la creazione di simulazioni, le menti digitali superano numericamente le menti biologiche di ordini di grandezza incalcolabili. Pertanto, statisticamente parlando, la probabilità che tu sia quell'unica pallina blu, ovvero un essere biologico nella realtà di base, è infinitesimale. Sei, quasi certamente, la pallina rossa. Sei un costrutto computazionale. Questo è il genio dell'argomento di Bostrom. Non richiede che noi capiamo come funzioni il codice sorgente. Richiede solo che accettiamo le leggi basilari della probabilità. Non c'è scappatoia matematica. Delle 3 porte, almeno una deve essere vera. O siamo condannati all'estinzione imminente, o siamo soli in un universo apatico, o siamo stringhe di codice in un computer alieno. Quando i fisici teorici e i filosofi di tutto il mondo si sono trovati di fronte a questa inesorabile logica formale, molti hanno dovuto ammettere che l'ipotesi della simulazione non è fantascienza, ma la deduzione statistica più solida che abbiamo sul nostro posto nel cosmo. È facile, arrivati a questo punto, farsi prendere dalle vertigini esistenziali. Ma facciamo un passo indietro e ancoriamoci fermamente alla scienza. È fondamentale distinguere tra un teorema logico e un fatto fisico misurabile. Il trilemma di Bostrom è un'interpretazione statistica brillante, ma appartiene al regno della filosofia. Dal punto di vista della fisica empirica, la mela cade ancora verso il basso, il sole brucia idrogeno e il tuo cuore pompa sangue. Anche se un personaggio di un videogioco scoprisse di essere fatto di pixel, per lui il fuoco digitale continuerebbe a bruciare e la gravità digitale continuerebbe a farlo cadere. La realtà è ciò che misuriamo, indipendentemente dal substrato su cui è in esecuzione. Scoprire che l'universo potrebbe essere computazionale non cancella l'amore, il dolore o la bellezza delle stelle. Ne rivela semplicemente la maestosa complessità architettonica. Restano enormi domande aperte, certo, ma la scienza ci offre uno strumento potente: l'osservazione. Se siamo davvero all'interno di un software gigantesco, nessun programma è perfetto. Ci devono essere limiti di memoria, errori di arrotondamento, glitch nel motore fisico. Se la realtà è un programma, il nostro compito come scienziati non è disperare, ma diventare hacker. Nel prossimo, decisivo atto, cercheremo le prove fisiche di questi errori. Cercheremo di forzare il codice sorgente. Se la realtà è veramente un software in esecuzione, il nostro compito come scienziati non è disperare, ma cercare di individuare le falle nel sistema. Come facciamo a trovare un errore di programmazione nel tessuto stesso del cosmo?
I fisici moderni stanno facendo esattamente questo, quotidianamente. Stanno cercando i glitch. Immagina di essere il personaggio di un videogioco che decide di camminare ostinatamente verso il confine estremo della mappa. Se guardi abbastanza da vicino, potresti notare che le texture iniziano a ripetersi o che i movimenti diventano improvvisamente scattanti. Nella nostra realtà fisica, questo confine non è una barriera spaziale, ma un limite energetico. Gli astrofisici stanno scrutando i raggi cosmici ad altissima energia che colpiscono l'atmosfera della Terra. Se lo spazio fosse un costrutto perfettamente continuo e infinito, questi raggi viaggerebbero nel vuoto senza alcun ostacolo geometrico. Ma se l'universo fosse in realtà una griglia digitale, una scacchiera microscopica incisa alla scala fondamentale, i raggi di luce più veloci e potenti dovrebbero letteralmente inciampare contro i bordi di questi pixel spaziali. È un fatto fisico che stiamo attivamente misurando nei più grandi e sofisticati osservatori del mondo. Finora, lo spazio-tempo sembra reggere in modo impeccabile, fluido e senza interruzioni evidenti alle nostre scale di osservazione. Ma la sensibilità dei nostri telescopi sta aumentando esponenzialmente. Stiamo forzando il codice sorgente per vedere se, sottoposto a uno stress estremo, l'universo perde qualche frame. Il fisico di oggi non è più un semplice esploratore della natura. È diventato un vero e proprio hacker cosmico. Stiamo cercando di fare ingegneria inversa sulle leggi di conservazione e sulle costanti fondamentali, sperando di intravedere la macchina che le calcola. Ma c'è un altro indizio cruciale che stiamo inseguendo in questa indagine cosmica: il limite fisico della memoria. Ogni computer, per quanto vasto e tecnologicamente avanzato, possiede una quantità finita e misurabile di spazio di archiviazione. Pensa al tuo smartphone quando provi a registrare un lungo video in alta definizione e lo schermo ti avvisa che la memoria è piena. Non puoi fisicamente inserire più dati di quanti il disco a stato solido ne possa contenere. Esiste un limite architettonico simile anche nel nostro universo. Sorprendentemente, dal punto di vista della fisica teorica e della termodinamica, la risposta è un sonoro sì. Negli anni 70, fisici come Jacob Bekenstein e Stephen Hawking hanno scoperto quello che oggi chiamiamo il limite di Bekenstein. È una formula matematica ferrea, un dato di fatto che stabilisce la quantità massima assoluta di informazione quantistica che puoi stipare in un determinato volume di spazio. Se provi a inserire troppi dati, troppa energia termica e massa in una singola regione confinata, l'universo non va in crash con una classica schermata blu di errore. Invece, lo spazio stesso collassa sotto il suo enorme peso gravitazionale e forma un buco nero. Il buco nero, in questa ottica, è l'equivalente cosmico e violento del messaggio di memoria esaurita. Questo è un fatto fisico ineludibile, derivato direttamente dalle leggi della relatività generale. La natura ci impone un tetto massimo alla complessità locale. Perché un universo che ci appare infinito, continuo e analogico dovrebbe avere un limite di archiviazione così rigido, così drammaticamente simile a un gigantesco server di silicio? Per tentare di leggere questo codice sotterraneo e rispondere a queste domande, abbiamo costruito le macchine più gigantesche e complesse della storia umana. Gli acceleratori di particelle, come l'imponente Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, non sono semplici microscopi iperpotenti. Sono strumenti di debugging estremo, concepiti per testare i limiti del software naturale. Pensa a un orologio svizzero perfettamente sigillato e misterioso. Per capire esattamente come funziona, senza avere gli strumenti per aprirlo delicatamente, l'unico modo brutale è lanciarlo contro un muro d'acciaio a 3000 km/h, fotografando gli ingranaggi che schizzano via una frazione di secondo prima che si vaporizzino. Questo è esattamente ciò che facciamo noi scienziati, scontrando
fasci di protoni a velocità prossime a quelle della luce. In quelle frazioni infinitesimali di miliardesimo di secondo, le regole consuete della fisica si spezzano sotto un calore inimmaginabile. L'universo è fisicamente costretto a rivelare le sue routine di base, i componenti elementari del suo software, prima che questi si riassemblino immediatamente nella materia ordinaria che conosciamo e tocchiamo. E ciò che troviamo tra quei detriti subatomici non è materia solida e tangibile, ma campi quantistici vibranti, simmetrie matematiche perfette, bosoni che agiscono come patch di aggiornamento del sistema. Troviamo pure e semplici regole di calcolo. Ogni singola particella scoperta al CERN è, a tutti gli effetti, una riga di codice vitale che siamo riusciti a decrittare faticosamente. Arrivati a questa vertiginosa profondità dell'indagine, diventa però vitale tracciare una linea di demarcazione netta e inossidabile tra la scienza misurabile e la speculazione filosofica. La fisica ci dimostra inequivocabilmente, attraverso esperimenti ripetibili, che l'universo possiede limiti di risoluzione, limiti di archiviazione della memoria e meccanismi fondamentali che ricordano da vicino un'elaborazione dati. Ma affermare con certezza assoluta che siamo entità virtuali intrappolate dentro un computer alieno rimane, per ora, un'ipotesi filosofica affascinante, non un teorema provato empiricamente in laboratorio. È fondamentale per la nostra sanità mentale e intellettuale non scivolare in un facile nichilismo cosmico. Anche se un giorno, magari tra 1000 anni, scoprissimo oltre ogni ragionevole dubbio che i quark sono stringhe di codice binario e le galassie sono simulazioni in esecuzione su un inimmaginabile server multidimensionale, questo cambierebbe forse il sapore fresco di un bicchiere d'acqua? Assolutamente no. Immagina un personaggio in un videogioco iperrealistico che, per un prodigio del codice, diventa improvvisamente cosciente. Per lui, il fuoco digitale continuerà a scottare davvero, la gravità simulata continuerà inesorabilmente a farlo cadere e l'amore che proverà per gli altri esseri del suo mondo sarà un'esperienza emotiva del tutto autentica. La realtà, alla fine, è definita unicamente dalle conseguenze che ha su di noi. Il dolore fisico, la gioia profonda, l'esplorazione scientifica stessa. Tutto questo rimane reale, tangibile e biologicamente vero, indipendentemente dal misterioso substrato, sia esso puramente fisico o computazionale, su cui poggia l'architettura dell'universo. Questo è il vero, grande trionfo della fisica contemporanea. Non ci sta rubando la solidità della realtà, ce la sta restituendo in una forma infinitamente più elegante e complessa di quanto potessimo mai sognare. Scoprire l'architettura profondamente matematica e forse algoritmica del cosmo non sminuisce in alcun modo la nostra caotica esistenza. Al contrario, la innalza a un livello superiore. Pensa a un capolavoro assoluto della storia dell'arte, come La notte stellata di Van Gogh. Sapere razionalmente che quel quadro è composto unicamente da semplici pigmenti chimici e olio di lino spalmati su una comune tela di lino non distrugge minimamente la sua potenza emotiva. Al contrario, ti fa apprezzare ancora di più il genio assoluto necessario per trasformare quella materia inerte e grezza in una vertigine di emozione pura. Noi, esseri umani, siamo esattamente questo. Siamo la configurazione di dati più complessa, densa e meravigliosa che il codice sorgente dell'universo abbia mai prodotto fino a questo momento. Siamo ammassi di informazioni biologiche che hanno incredibilmente imparato a interrogarsi sulla propria stessa origine. Il cosmo calcola freddamente orbite, fonde idrogeno nel cuore delle stelle, espande galassie nel vuoto, ma è solo attraverso i nostri occhi, attraverso le reti neurali dei nostri cervelli, che l'universo può finalmente guardare se stesso. È attraverso di noi che il programma tenta di comprendere il proprio codice. Questo è un fatto misurabile e innegabile. La coscienza umana, per quanto fragile,
è il vertice assoluto dell'elaborazione dell'informazione conosciuta. Abbassiamo lentamente i microscopi e spegniamo i giganteschi server che calcolano le nostre collisioni. Nel silenzio assoluto di questa rete immensa, restiamo soli, faccia a faccia con i nostri pensieri e con l'oscurità dello spazio. Forse siamo davvero solo fiumi di dati in esecuzione silenziosa nel buio. Il codice esiste solo se qualcuno lo legge. Io sono Renderium e questa è stata l'indagine finale sui confini invisibili del nostro software cosmico. Il viaggio non finisce qui. Continueremo a forzare le serrature matematiche dell'infinito alla ricerca della chiave che ci ha generati. Quale indizio in tutto questo percorso ti ha fatto dubitare di più della natura solida della tua realtà personale? Scrivilo nei commenti qui sotto e, per decifrare insieme le prossime righe di codice nascosto, iscriviti al canale.